Stamattina abbiamo un po' di lavoro da fare, come sempre d'altronde, e stiamo arieggiando il suolo con le bioforche, le grillinette, con due, una piccola e una grande. Quella piccola la utilizziamo per fare gli spazi un po' più scomodi e quella invece più grande per fare tutti i filari. E oggi andiamo a coltivare, cioè a trapiantare le cipolle. Arrivano dalla Sicilia, pensate che viaggio si sono fatti da mia nonna che è giù in provincia di Catania, me le ha inviate e abbiamo circa 50 piantine da piantare. Sono delle cipolle grandissime, diventano circa grandi così, da fare al forno, sono una bomba. E quindi la lavorazione di stamattina principalmente sarà arieggiare bene il terreno, questo pezzettino qua, perché poi tutte le altre aiuole sono da zappettare e poi in seguito eh, concimare. Sono felice di aver collaborato con Terradix, che è la ditta che costruisce queste bioforche. E sono veramente robuste, è una qualità allucinante perché veramente sono indistruttibili, questi dureranno tutta la vita e quindi pensare che riuscirò a creare orti in tutto questo terreno qua di 10.000 metri solo grazie a queste due, capite bene che è veramente una rivoluzione. Uno, perché non si utilizzano macchinari come trattori, aratri, non bisogna smovimentare, sono anche costosi da comprare, quindi con queste due capite bene che sono piccoline, il costo è relativamente basso rispetto a un trattore, un aratro, e quindi ci ha risolto tutti i problemi, proprio sono contentissimo. Avevo in mente di comprarla a breve questa grillinette, solo questa qua più grossa, e poi per caso mi sono messo in contatto con questi ragazzi che le costruiscono e boh, siamo subito d'accordo e me l'hanno date di prova. Adesso stiamo arieggiando tutto questo pezzettino qua di orto dove andremo a trapiantare oggi le cipolle. E comunque prodotto veramente super buono, perché l'importante per le bioforche è la robustezza, perché un bel po' di bioforche che ho sentito da amici si sono rotte, invece queste sono veramente, ma già solo dal peso si sente la robustezza, e i denti sono super resistenti, hanno un bello spessore, sarà 1 centimetro il dente della forca per 30 centimetri, quindi anche in profondità va parecchio e va a arieggiare un bel pezzo di strato di 30 centimetri del terreno, quindi siamo molto contenti. Se volete acquistarla con lo sconto del 5%, qui sotto in descrizione, sarà valido solo fino al 31 di marzo, quindi non durerà tantissimi giorni. E avete il 5% di sconto, perché non utilizzarlo, voglio dire. Fa già profumo di cipolle. Andiamo a piantarle.
prendiamo? No, mettiamo tutto per terra lì vicino alla macchina, così tanto sono tutte da piantare. Allora, iniziamo ad andare a trapiantare 2 mirtilli qui perché gli altri 2 andranno nell'altra sponda che faremo dopo. Piantiamo 2 mirtilli, 2 more e 2 lamponi qua, e la stessa cosa anche nell'altro lato. Per i mirtilli ci hanno consigliato, e appunto abbiamo letto anche sui libri, che ci vuole un terreno più acido solo per i mirtilli, infatti l'abbiamo comprato qui a Giaveno. E allora andiamo a mettere un po' di terreno acido. Poi ci sono altri metodi, chiaramente con dei fertilizzanti e tutto, però alla fine questo è quello più semplice. Con il terriccio acido le radici vanno a prendere l'acido che gli serve, e così appunto risolviamo questo problema, perché noi inizialmente non lo sapevamo, ho detto ma sì, piantiamo tutto così, poi magari cresce naturalmente tutto, chiaro, però gli serve apposito questo terreno acido, e adesso andiamo a piantare prima i mirtilli e poi gli altri. Adesso abbiamo già fatto tutti i buchi per le prime 6 piante, e poi faremo le altre 6 di là. Se vuoi farti la torba lì,
come avete visto abbiamo fatto un po' di lavori nell'orto in questi giorni, abbiamo piantato i piccoli frutti, i lamponi, i mirtilli, Fragole fragole e more. e more e anche le cipolle arrivate dalla Sicilia che ci fa Grazie molto nonna. piacere, la mia nonna che ce l'ha mandate. E ci sono tanti lavori da fare, quindi adesso nei prossimi video vedrete tantissime cose, dobbiamo costruire la tettoia con le cisterne, la raccolta dell'acqua piovana, dobbiamo dipingere tutta la ringhiera, il cancello dell'entrata, fare Il pollaio. un patio tutto là dietro nella cucina, un pollaio per le galline. Dobbiamo coltivare tutto il resto degli ortaggi, chiaramente, fare Il un frutteto frutteto. di 30 piante, abbiamo un sacco di roba, veramente. La Pian piano. La recinzione. recinzione, 5.000 metri di recinzione, tutte io e lei ci spacchiamo Sì, letteralmente. moriremo, però è fondamentale. Eh sì, perché vogliamo recintare per tutto, per i cani futuri, le Sì, galline. quello è il meno, abbiamo tutto l'orto così, caprioli, Esatto, esatto. lupi, cinghiali, c'è di tutto qui, quindi ovviamente non possiamo tenerlo aperto. Assolutamente. Adesso ci stiamo facendo, Ele ha cucinato la zucca e ci facciamo una bella torta salata per pranzo. Oggi è bello nuvoloso e quindi speriamo che tenga perché Ele vuole fare il pane stasera. Sì, vorrei cuocerlo solitamente lo facciamo nel potager, beh, perché siamo in questa casa da agosto, quindi abbiamo passato l'inverno. Oggi che appunto si sta bene, mi piacerebbe cuocerlo nel forno esterno, portatile, e quindi vedremo dopo se terrà. Sì, dai, speriamo di sì. Se non piove lo facciamo lì.